Ciao ragazzi e benvenuti in questo secondo episodio dedicato alla serie del viaggio nelle Filippine. Siamo partiti questa mattina da Cebu e con un volo di circa 1 ora e 40 a bordo di questo monoelica siamo appena atterrati all'aeroporto di Coron. Passeremo qui circa 5 giorni e andremo alla scoperta di quest'isola incredibile. C'è veramente un sacco di cose da fare, da vedere qui. Ora però non perdiamo tempo, recuperiamo i bagagli e ci si vede direttamente dopo in hotel. Allora, siamo appena arrivati al nostro hotel chiamato Harbour Bliss Hotel, proprio alla città di Coron, e vi porto in live a vedere com'è la camera. Allora, qui c'è l'ingresso con 2 letti singoli, anche questa camera abbastanza piccola, però funziona un po' così, non ci sono grandi spazi, a meno che non vuoi spendere migliaia di euro per farti 5 giorni qui. Allora, c'è un piccolo tavolo, cosa più fondamentale viste le temperature, il clima, e qui, se non sbaglio, dovrebbe esserci anche il bagno con doccia, stavolta molto più spazioso rispetto a quello che avevamo prima, piccolo, accogliente. E niente, da qui inizieremo i nostri giorni a Coron. Ora, da questa mattina non abbiamo neanche pranzato, quindi probabilmente ci avventuriamo un po' alla scoperta di Coron e vedere se riusciamo a trovare qualcosa da mangiare, e poi dobbiamo un po' capire cosa fare oggi, perché effettivamente qui non ci sono spiagge vicino al porto di Coron, è proprio una città fatta proprio con un unico porto senza lingue di sabbia attorno, e quindi dobbiamo un po' decidere, improvviseremo i piani tutto quanto all'ultimo. Ora ci diamo una cambiata e ci vediamo dopo. Ok ragazzi, piccolo aggiornamento sul pomeriggio, ci siamo fermati a mangiare una cosa al volo per pranzo, che sono le 5 di pomeriggio, però ci siamo fermati qui lungo strada, abbiamo preso dei noodles e ora abbiamo deciso praticamente all'ultimo di salire al Monte Tapias, che è il monte che sovrasta praticamente la città di Coron, per andare a vedere il tramonto. È uno dei viewpoint per il tramonto più belli e che si possono trovare qui nella città di Coron. Ora proseguiamo la strada, circa mezz'oretta a piedi, e ci aggiorniamo più tardi. Ok ragazzi, missione portata a casa. Per arrivare qui sopra al Monte Tapias ci sono da affrontare 720 scalini. Infatti al momento, non so se si vedrà dal video, ma la maglietta è completamente fradicia perché ci sono 30 gradi, un'umidità che fa paura. Però questa view qua ripaga tutto il sudore versato, perché di per sé la camminata non è neanche chissà quanto faticosa. Il problema appunto è l'umidità e il caldo. Guardate di nuovo la view. Ora da qui, visto che non si potrà fare chissà che contenuto, pensavo di alzare il drone e vediamo com'è Coron dall'alto. Ok ragazzi, tramonto andato, finalmente siamo riusciti a farci il nostro primo tramonto qui nelle Filippine. Colori veramente pazzeschi, il posto meritava, ma l'avrete sicuramente visto. Ora ci rifacciamo i nostri 720 scalini per rientrare in hotel. Credo che ci faremo una doccia e poi andremo all'esplorazione della città, che in questo momento è qui alle mie spalle. Andiamo a vedere anche cosa offrirci Coron Town, e poi vi spoilerò anche cosa andremo a fare domani nei prossimi giorni, che abbiamo già organizzato un bel po' di robette, ma di questo vi parlerò dopo. See you. Buonasera ragazzi, siamo appena tornati in strada alla ricerca di un posto in cui mangiare. C'è soltanto un piccolo problema che abbiamo appena scoperto qui a Coron, ovvero che praticamente quasi tutti quanti i locali a cena chiudono alle 22, ora sono le 21:35 più o meno, e ovviamente noi non lo sapevamo, altrimenti ci saremmo mossi prima, e che abbiamo preferito allenarci un po', visto che avevamo la palestra lì in hotel.
E niente, ora seguiamo la main road qui, vediamo un po' cosa troviamo aperto. Improvvisiamo, diciamo così, improvvisiamo la cena e vediamo se riusciamo a mangiare. Per fortuna abbiamo pranzato, tra virgolette, alle 17, quindi siamo abbastanza presi bene a livello di fame e niente, vediamo come andrà. Allora, dopo una piccola ricerca qui nella strada, alla fine l'unico posto aperto che abbiamo trovato è Andox, una sorta tipo di mini fast food al lato della strada, e ho preso un mezzo pollo arrosto che è rovente, un hamburgerino di pollo e un po' di riso. E niente, stasera va così. Sappiamo che dalle prossime serate dovremo prenderci un po' prima per cena. Ora mangiamo un po' il tutto, poi ci rivediamo a casa che devo un po' andarvi a spiegare cosa ci aspetta domani, quindi ci vediamo dopo. Ok ragazzi, rientrati in hotel, perdonatemi se sono a petto nudo, però qui rispetto a Cebu è veramente tutta un'altra storia, è più caldo, molto più umido e qui fuori è veramente da morire. E niente, siamo rientrati in hotel perché a breve credo andremo già a dormire, nonostante appunto siano le 23, perché domani sarà il nostro primo giorno completo qui a Coron ed inizieremo subito alla grandissima con una chicca, ovvero il tour in barca più famoso che si può fare qui, il Super Ultimate Boat Tour. Noi lo faremo in privato, ma di questo magari vi parlerò meglio domani, così vi spiegherò un po' di cosa si tratta e vi darò anche qualche prezzo, così vi fate anche voi un'idea. Domani la sveglia suonerà molto presto perché ho il meeting qui fuori dall'hotel con la guida alle 6:30, quindi sì, ci sarà una bella sveglia alle 6, però sono veramente super gasato perché non vedevo l'ora di venire qui a Coron. C'è veramente un sacco di cose da fare e dei posti che ho in mente da un sacco di tempo. E niente, ora è meglio se chiudiamo qua il vlog per oggi, vado in camera, mi riposo e ci vediamo domani mattina. Ok, buongiorno ragazzi, sveglia alle 6:30 rispettata e c'è qui fuori la guida che mi sta aspettando. Ora ve la presento in live, sto arrivando da lui e andremo a fare la spesa per il tour assieme al mercato. Hello sir. Sir, good morning. Nice to meet you. Nice to meet you. Hello. Yeah, good morning. Good morning. Okay, ready? Yeah. So now we're going to the market, right? Yeah, buying the food for Yeah. the lunch. Perfect, let's go. Ok, siamo appena arrivati al mercato centrale di Coron e qui assieme alla guida andremo a fare la spesa, un po' del cibo che ci serve per oggi durante il tour. Qui c'è un po' di tutto perché c'è carne, pesce, frutta, verdura e assieme a lui ora andiamo un po' a scoprire cosa c'è e decidiamo un po' che menù farci a bordo. Ok, questa qui era la prima parte con il pesce, ora ci stiamo spostando sulla parte con un po' di frutta e verdura. Ovviamente faremo pasto completo, io mi sto affidando completamente a Michael, sta gestendo un po' lui il mercato. Ok ragazzi, stiamo lasciando il mercato, abbiamo preso di tutto, un po' di pesce, un po' di riso, un po' di verdure da bere, ghiaccio, faremo anche dei noodles. Comunque beh, l'esperienza reale di vita vera perché puoi anche contrattare con le persone mentre acquisti. E per tutto quello che abbiamo acquistato abbiamo speso mi pare sui 1000 pesos in due, quindi dopo non so farvi il totale adesso, dopo ve lo scriverò qui sotto da qualche parte. Ora mi stanno aspettando qui nel triciclo, quindi salgo a bordo e ci si vede più tardi. Ok, abbiamo raggiunto il porto di Coron, che è da dove partiremo con il tour e dove partono praticamente anche tutti quanti gli altri dell'isola. Ora voglio guardarmi un po' qui intorno perché vorrei noleggiarmi delle pinne, visto che comunque andremo anche a Barracuda Lake, lì sono d'obbligo perché voglio fare un po' di freediving, e poi forse noleggeremo anche il kayak. Ora vediamo se troviamo un po' il tutto. Qui a questo shop abbiamo trovato da noleggiare le pinne al costo di circa 2 euro più o meno, e mi diceva Michael che proprio qui in fondo al porto noleggiano anche i kayak ad un costo di 300 pesos, quindi 300 pesos quanto sono? 4,5 euro. Ecco, 4,50 euro, quindi con 6-7 euro siamo a posto. Ok, stiamo andando verso la nostra barca e visto che abbiamo un po' di pontile da fare voglio darti qualche info. Noi abbiamo scelto il tour privato tramite Michael, organizzato da lui, io l'avevo trovato su un altro video visto su YouTube, casomai vi lascio il suo contatto qui sotto da qualche parte.
e il prezzo totale per 2 persone per un tour privato tutta la giornata è di circa 6.000 pesos, compresi anche tutte quante le fee da pagare per i vari stop, perché infatti qui funziona così: ad ogni stop il governo impone una sorta di tassa da pagare per l'ingresso ai turisti, e quindi diciamo che il totale di barca più queste fee e in modo privato, quindi tutta quanta la barca è tua, decidi tu che stop fare, hai la possibilità di scegliere tu, diciamo in mattinato tramite messaggio ti senti direttamente con la guida e puoi scegliere quali stop andare a fare. Good morning. Morning sir. Ok ragazzi, siamo a bordo, tra un po' si parte. Ora switcherò dalla Sony alla GoPro perché qui non si sa mai come potrà andare a livello di schizzi d'acqua eccetera, quindi switch con la GoPro e iniziamo il tour. Ok, Barracuda Lake è una di quelle che aspettavo di più, quindi sono super gasato. Qui siamo all'ingresso, noi le file abbiamo già pagate, quindi possiamo iniziare il nostro avvicinamento. Questa qui è la scalinata che bisogna affrontare per raggiungere Barracuda Lake, bella verticale. Questi qui sono gli scalini, credo siano copertoni tipo di ruote di bici, macchine. Con calma. Wow, benvenuti a Barracuda Lake, uno dei posti più iconici per il freediving qui a Coron. In questo momento, nonostante sia uno degli spot più famosi di questo stop, non c'è praticamente nessuno qui. Fa presto ad essere super pieno. Ho visto video fatti qui in cui c'erano 500-600 persone in acqua. Can you tell us more about Barracuda Lake? This is good for scuba diving and freediving. Salt water or? This is mix of fresh water and salt water, 50-50. Okay. On the top we have like the salt water, or is it at the No, bottom? mix already. Ah, okay, mix. And at the bottom? You feel warmer if Okay. you go more down because that's this is thermocline also, Okay. layer water. Ah, okay, nice. Let's get inside. Hold your head up high. This is our time. Hold your head up high. This is our time. Together we will rise, step into the light. We were born to come alive. Hold your head up high. This is our time. This is our time. Ragazzi, stiamo uscendo da Barracuda Lake, veramente incredibile, un sogno per chi come me ama il freediving. Questi cliff che scendono per 20-30 metri, oltre la barriera anche di più, veramente pazzesco, un scenario d'altro mondo. Ora usciamo e proseguiamo con il prossimo stop. Okay, so we are here now entering Lagoon. This is our second stop. So going inside, that's a second lagoon. The first lagoon behind of the rock mountain. There's some small cave like a tunnel connected to the two lagoon. That's why called twin. It's high tide, so the cave is closed. So you need to go around like this, turning left. Ah, okay. Yeah. So the second lagoon, there's a swimming area. Then the first lagoon, that is for kayaking area. Then when you swim, you can experience warm and cold water temperature. Okay, let's go.
Ok, siamo arrivati al prossimo stop, ovvero lo Skeleton Wreck, che è una nave giapponese della guerra che è affondata qui nella seconda guerra mondiale. Si trova lì dove infatti vedete che c'è un po' di gente perché è uno spot abbastanza famoso anche questo qui. Mi diceva Michael che si trova a una profondità di circa 6 metri ed è facilmente raggiungibile. Come diceva che è anche un buon spot per vedere un po' di vita subacquea come pesci o coralli, quindi ora prendo la maschera e entriamo. Momento chill sotto a questa capanna. Ora ci stanno per servire il pranzo. Eccolo qua. Oh, thank you, Thank you, sir. Thank you. Ok, intanto vi mostro questo è quello che è arrivato. Allora abbiamo dei gamberetti fatti alla griglia, un calamaro e qui dei noodles con le verdure. Adesso sta arrivando ancora un sacco di roba, qua ci trattiamo da re e soprattutto con tutta quanta questa view qui, veramente pazzesco. Ok, ora ci siamo, arrivato tutto, guardate quanta roba, i noodles prima, riso, gamberetti, una seppia, un po' di frutta mista, una salsa tipica, anche questa fatta con un po' di aglio, verdure. Michael, what is this? Spring roll. Spring roll. With Wow. Trattati di lusso oggi. Commenta caldo. Devastante, non ho parole. Ok, pranzo terminato, c'era veramente un sacco di roba, cioè io sono pienissimo, Enrico stessa cosa. Ora per smaltire il pranzo sto andando a farmi una camminata a vedere se riesco a raggiungere anche l'altra parte della spiaggia in cui ci troviamo. Mi ha detto Michael che dovrebbe esserci una sorta di sentiero, provo a vedere se trovo la strada e vi mostro anche l'altro lato di questa spiaggia. Last stop, Green Lagoon. Called Green Lagoon because the water inside is called green. And Coral Garden is this one, this area. Here? Actually, it starts from here. So you Okay. can do snorkeling, kayaking. You can do kayak also there. Ok, siamo appena rientrati al porto di Coron, esperienza veramente pazzesca. Beh, ma l'avete visto, abbiamo visto veramente posti unici. Io finalmente sono stato a Barracuda Lake, era uno di quei posti in cui mi ero strafissato di andare, ero in botta ed è stato veramente, veramente unico. Però non da meno anche tutti gli altri stop che abbiamo fatto, anche la spiaggia, colori veramente pazzeschi e mai visti prima. Ora siamo tornati al porto, sono circa le 17 e probabilmente torneremo già in hotel perché comunque è stata una giornata bella impegnativa. Ci laviamo con calma e poi andremo fuori a cena, visto che ieri, come avete visto, abbiamo scoperto che praticamente alle 22 chiude tutta quanta la città. Domani altro tour, ma di questo vi parlerò dopo, faremo sempre con il nostro amico Michael. Che giornata ragazzi, ci vediamo dopo.
Ragazzi, siamo appena usciti per cena, anche stasera comunque un po' in ritardo perché sono circa le 20:30 e abbiamo scelto Gavi's Kitchen, molto carino, guardatelo qui alle mie spalle, anche l'ingresso. Ora andiamo e vediamo un po' come sarà la cucina. Allora, abbiamo ordinato una piadina con spicy chicken servita con patatine fritte, cotto e salsa aioli. Enrique invece cosa ha preso? Gli chiediamo un commento a caldo, buona? Allora, intanto è buonissima. Una piadina con roast beef, insalata, anch'io patate e c'è anche un po' di cappuccio. Ok, ristorante sicuramente approvato, cibo molto buono e abbiamo speso soltanto 1100 pesos in due, compresa una coca mia e una birra di Enrico, veramente top, quindi segnatevelo se mai passaste da queste parti voi che vedete il video. E ora proseguiamo la nostra serata, andiamo a fare un po' di spesa giusto per aver colazione domani, visto che anche domani sveglia presto per andare al tour e basta. Dopo, appena rientro a casa, vi aggiorno su cosa andremo a fare domani, vi do già qualche spoiler. Buongiorno ragazzi, scusate ma ieri sera sono veramente crollato appena arrivato in stanza e mi sono completamente scordato di farvi la preview sulla giornata che ci aspetterà oggi. E oggi andremo a fare un tour chiamato Escapade Boat Tour, ovvero un tour in barca che ci porterà a visitare 3 isole leggermente più staccate da quelle che abbiamo visto ieri qui a Coron. Ovviamente si parla di posti paradisiaci, sarà molto più rilassante oggi rispetto a ieri, nel senso che ci saranno soltanto 3 tappe. Ora sto aspettando qui fuori dal mio hotel il classico triciclo, perché infatti come ieri mattina andremo nuovamente al mercato a fare la spesa, perché anche oggi si tratterà di un tour privato. Morning Michael. Morning sir. Morning. Di nuovo al mercato, oggi cercheremo magari di prendere un po' meno cibo perché ieri ne abbiamo preso veramente un botto seguendo le dosi di Michael e ora valutiamo un po' il da farsi, vediamo un po' cosa ci ispira. Bye. Thank you sir. Anche oggi spesa portata a casa. E ora direzione Porto, andiamo a recuperare Enrico come ieri che è rimasto a letto, direzione Porto e poi si salverà, ci vediamo direttamente lì. Ecco ragazzi, prima di scendere in porto un consiglio che vi posso dare è quello di fermarvi molto spesso agli ATM, perché qui si gira praticamente, si può pagare quasi tutto solo in cash e come vedete qui l'unico importo massimo che c'è è di 10.000 pesos, che sarebbero circa 140 euro. Prelevo questi qui se non riuscivamo a pagare il tour e ci vediamo dopo. This is Johnny. Hi Gianni, Filippo, nice to meet you. Nice to meet you, sir. This is your nephew? Yeah, this is my nephew. Okay. So my nephew can assist you in the island. Ok. So if you want to rent some mushroom snorkel and fish, you can go there. Ok, Gianni. Ok ragazzi, come vi avevo già accennato prima, oggi andremo a fare l'Escapade Boat Tour che ci è costato farlo in privato 6.100 pesos di 2 persone, quindi con la spesa e tutto abbiamo una cifra di circa 50 euro a testa. Sarà una navigazione più lunga rispetto a ieri, perché ci diceva Michael prima che sarà circa un'oretta e mezza quasi di attraversata per raggiungere la prima isola. E niente, oggi faremo il tour con suo nipote perché Michael ha degli impegni da fare qui in porto, infatti mi diceva che deve fare un po' di manutenzione alla barca. E niente, ora ci imbarchiamo e inizia la nostra avventura di oggi. Ok ragazzi, ci siamo quasi. Qui dietro, proprio a 2 passi dalla spiaggia, c'è una zona chill proprio sotto alle palme, ma la chicca, il pezzo forte è proprio qui di fronte ai miei occhi ora. Guardate che spettacolo incredibile, Malcapuia Island, colori pazzeschi, l'acqua è trasparente, una piscina e il contorno con tutte quante queste palme, una cosa pazzesca. Non vedo l'ora di alzare il drone, però intanto noi ci prendiamo un posticino qui, io non vedo l'ora di lanciarmi in acqua.
Ok, è arrivata l'ora di lasciare Malkapuya Island e si prosegue sulla prossima. Ok, benvenuti a Taitayan Beach, famosa per la sua lingua di sabbia che si sviluppa proprio qui dietro di noi. Qui faremo anche la sosta per il pranzo, però prima di pensare a tutto mi sa che alzerò subito il drone. Al momento non c'è moltissima gente ed è uno dei posti più famosi di questo tour, quindi non perdo tempo, prendo il drone e si vola. Oggi pranzo con una vista niente male, siamo proprio davanti alla lingua di sabbia e ci hanno appena servito il pranzo. Ora vi mostro cosa abbiamo oggi. Allora, abbiamo dei gamberi fatti come ieri, questi qui che sono degli montini primavera praticamente, riso, noodles con verdure, mango, ananas e la classica salsa filippina, una salsa di soia un po' rivisitata, chiamiamolo così. E niente, ora io inizio con i gamberi. Buonissimi. E con la vista ancora di più. Ok ragazzi, rientrati in porto dopo una giornata veramente pazzesca. Io vi devo dire che questo tour ve lo consiglio assolutamente, il prezzo vale la giornata e l'avventura, veramente spiagge pazzesche. Ora noi rientriamo in hotel, direi che ci vediamo direttamente domani perché ci sarà un'altra giornata comunque di tour, sarà il nostro ultimo giorno qui a Coron, quindi noi torniamo in hotel, ci riposiamo, ci si vede direttamente domani mattina. Buongiorno Giada, il primo spot del tour di oggi. Siamo arrivati a Kayangan Lake con il nostro tour privato ed è appunto la nostra prima tappa. Kayangan è uno dei punti forse più forti dei tour qui a Coron perché la view è incredibile, poi ve la mostrerò appena saliamo qui sopra, ed è uno dei laghi appunto più famosi soprattutto per il fatto che al suo interno l'acqua è 70% dolce e 30% salata. Ora stiamo raggiungendo la scalinata, ci sarà un bel po' di trekking da fare, mi pare si parlava di circa 300 qualcosa scalini da fare. Ora chiederò meglio a Michael di darmi un numero e intanto vi presento anche chi si è unito al nostro gruppo di oggi. Giulia. Ciao. E Emma. Ciao. Ciao. Ok, ora compiliamo le carte d'ingresso e si sale. Ragazzi, arrivati a Kayangan Lake, guardate che spettacolo pazzesco. E la cosa bella è che in questo momento oltre a noi ci saranno
10 persone penso, quindi incredibile, trovarlo così è veramente una cosa più unica che rara. Ho visto video in cui in acqua c'erano, che ne so, tipo 400-500 persone, quindi non potevamo chiedere di meglio. Ora ci cambiamo e si entra in acqua. Here now and Kauai Cave, so I don't expect this lots of people here. So I think it's better to gonna relax for a while here. Ok, Use your drone, sir. ok. Then after that we go hike to the cave. So that's underground cave inside of the rock. Wow. Ok, ci siamo fermati a Vivian Beach, questa piccola caletta che è veramente piccolissima, dove passeremo il pranzo qui. Qui all'interno della barca stanno già iniziando a preparare un po' tutto quanto il cibo che ci aspetta tra un po'. Veramente paradiso, paradiso. Adesso faccio volare il drone e vediamo com'è dall'alto. Infine ultimo spot della giornata, Smith Beach. Guardate che spettacolo, colori pazzeschi, non so come descrivere il colore dell'acqua in questo momento, sono senza parole.
ragazzi, siamo rientrati in porto anche da questo ultimo tour qui a Coron. 3 giorni di tour veramente pazzeschi, abbiamo visto dei luoghi veramente assurdi. Ora voglio andare a beccare Michael perché voglio ringraziarlo e soprattutto voglio che condivida anche con voi tutti quanti i suoi contatti per prenotare. Veramente un grande uomo, quindi vi consiglio di prenotare con lui, super disponibile e si è sempre dato da fare, quindi ora vado a beccarlo e vediamo se riesco a farlo vloggare un pochino. Thanks Michael Hey, thank you for so having much us also. for these 3 days. We saw like a lot of amazing places. These days in Coron was really amazing. Thanks for all Thank that. you also, sir, for your You time. want to share with the vlog your contact? Yeah, so if you want to experience the private tour in Coron here, just contact me on my Instagram, Michael Emberga, and also Facebook, and also my WhatsApp. Okay. You can see my all details on my Instagram. Thanks Thank again. you. Thanks again, man. Thank you, sir. Io vi metterò anche tutti quanti i suoi contatti qui in descrizione, così troverete tutto più comodo. Ora prendiamo il nostro tuk tuk e ritorniamo in albergo. Ci vediamo dopo, che vi racconterò anche cosa ci aspetta per i prossimi giorni, quindi ci vediamo dopo. Buongiorno ragazzi, direttamente dalla main road di Coron. Questa mattina ce la siamo presi molto chill, visto che è il nostro ultimo giorno qui. Infatti siamo appena andati a fare colazione qui in centro città vicino al porto. Succhettino al mango che non può mai mancare a colazione, che tra l'altro è stata la prima che abbiamo fatto effettivamente in un locale, perché il resto delle colazioni le abbiamo sempre fatte al volo in camera, visto che comunque la partenza dei tour era sempre verso le 7 dall'hotel. Primo giorno in cui ho anche dormito un po' di più, perché in tutti questi giorni a Coron, andando al mercato a fare la spesa con Michael, mi sono sempre svegliato alle 5:45-6, quindi dormirmi 8 ore oggi è stato un qualcosa di diverso e molto bello. A circa mezzogiorno dovremo essere all'aeroporto, perché nei prossimi giorni andremo nel posto probabilmente più bello e famoso di tutta quanta Palawan, ovvero El Nido. Saranno 5 giorni veramente incredibili lì, perché ho visto qualcosa online e lì ci aspetta veramente un paradiso. Se ancora non lo fate, lasciate un like, iscrivetevi al canale, perché come vi ho detto nel prossimo episodio saremo a El Nido, si vedrà veramente di tutto e di più. Quindi io chiudo qui questo video e ci si vede direttamente al nido.